questa lezione noi parleremo di un secondo impasto, già ormai a termine. Inizieremo la pesatura, la spezzatura, la pirlatura e messi in lievitazione. Cominceremo a prendere l'impasto, realizziamo le pezzature che noi desideriamo, in questo caso farò 4 pezzature, ok? Faremo 4 panettoni, dopodiché passeremo alla pirlatura. Sono 4 pezzi da 1 chilo. Allora, una volta fatto questo processo, che si sono spezzettati tutti, passiamo a pirlarli e infilarli nel bussolotto per la lievitazione. Io mi aiuto con un po' di burro, aiuta a distrigarsi, cioè scivola bene nel campo. Guardate che meraviglia che è, sentirlo è una delizia. Questa è la pirlatura, dove si prende il panettone e si inserisce nel bussolotto, ok? Questo è quello che dovrà essere fatto dopo che si è riposato. Per cui tutto questo è una delizia, perché sembra poesia, è bellissimo. Vi accorgerete quando toccate l'impasto che vi emoziona, perché è una bella elasticità, una bella pelle, vedete come si comporta. Se io lo pirlo, proprio la pirlatura è un girare, vuol dire che rinforza, è come anche quando si fa il pane. Se tu prendi un pane che ha lievitato, lo riavvolgi, lui acquista ancora più forza per lo sviluppo, per cui è una parte della maglia glutinica che ha necessità di fare questo. Mettiamo tutto nei bussolotti, questo bussolotto lo mettiamo in stufa, deve avere almeno dalle 5 alle 6 ore di lievitazione, sempre alla famosa temperatura dei 28 gradi, quando arriveremo al livello che deve riempirsi lo stampo, il concetto sempre della triplicare il volume di lievitazione. Questo è un riferimento importante perché ogni processo, ogni passaggio, sia dal lievito che negli impasti, dobbiamo ottenere lo sviluppo di 3 volte, ok? Vuol dire che è un indicatore importante. Adesso lo mettiamo in stufa a lievitare a 28 gradi e ci vediamo tra 5 ore/6. Abbiamo il primo taglio, l'abbiamo tagliato, l'abbiamo pirlato, l'abbiamo messo nel bussolotto, l'abbiamo messo in lievitazione per circa 6 ore, dalle 5 alle 6 ore, e questo è il risultato ottenuto, per cui è sempre tenendo fede al concetto della triplicazione del volume. E siamo arrivati che abbiamo riempito il bussolotto del chilo, 1,1 kg, perché 100 grammi li perdiamo nella cottura, e ci prepariamo alla cottura. Quindi nella prossima lezione ci prepareremo per infornare questa creatura, questo benedetto panettone che non vediamo l'ora. Ormai sono passate tante ore dall'inizio alla fine, dal processo della produzione del lievito, mantenimento del lievito, maturazione del lievito, primo impasto. Insomma, è stato un travaglio, però credetemi, alla fine noi otterremo un risultato che ci pagherà di tutto questo e sarà una gioia immensa. Per cui alla prossima lezione lo mettiamo in forno. A quest'ultima lezione cercheremo di mettere a frutto tutto ciò che è stato detto e fatto. Credetemi, se siete arrivati a questo punto vuol dire complimenti, perché adesso diventa la cosa più bella, la cosa più nutriente del nostro animo, quello di realizzare e mettere in cottura Sua Maestà il grande panettone. Proseguiamo adesso nel taglio, ovviamente la scarpatura, definitivamente così. Io utilizzo un mio sistema, ma ci sono altri sistemi. C'è chi fa la croce e poi mette una noce di burro. A me piace invece, sempre tenendo fede al fatto che io voglio un panettone che si presenti veramente elegante oltre che buono. Per cui adesso eseguirò una scarpatura come io solitamente faccio. E questo è una croce, ok?
benissimo. Poi prendo i lembi uno alla volta, li avvolgo, ok? È molto bello, è un contatto, per me piace molto avere il contatto con l'impasto. Ecco, una volta che ho realizzato questo taglio, prendo del burro semifuso e vado a imburrare i lembi. Vuol dire che quando io vado a chiuderlo, mi dà la possibilità, ecco, questo è il sistema che io adopero. Il burro tra le due parti ci aiuta a fare in modo che lo sviluppo, la rosa del panettone che si apre, venga agevolato nel massimo dello sviluppo. È un processo che sicuramente c'è un'applicazione, ma vale la pena perché il risultato a me mi soddisfa. E adesso andiamo alla cottura. Finalmente lo mettiamo in forno. Qualche notizia della cottura. Allora, intanto lo mettiamo su una griglietta dove lo inseriamo, in questo caso, in un forno statico a una temperatura di 170 gradi. È indicativa, ovviamente in funzione al proprio forno. Se avete una sonda per sondare la temperatura interna, deve essere 95-96 gradi. Vuol dire che il panettone è cotto. Se non avete questo utilizzo e questo meccanismo, potete prendere un grosso stuzzicadente, infilarlo, e quando si sfila, se è appiccicoso vuol dire che è ancora crudo dentro, ovviamente, ma l'indicatore del tempo è su queste temperature, ribadisco, in funzione al proprio forno, sarà circa di 55 minuti per una cottura di una pezzatura da 1 chilo. Tenetevi presenti che se il forno tende a prendere troppo colore, ovviamente dovete allungare un po' i tempi, ma abbassate la temperatura per non fare un prodotto troppo scuro. E poi, se tutto questo andrà a buon fine, gusteremo veramente un gran panettone. Ok, adesso lo inforno. Quando lo mettete al centro della camera del vostro forno, sicuramente sarà una situazione di cottura ideale. Ragazzi, siamo pronti? Dai, sforniamo questa creatura. Andiamo a sfornare il nostro classico panettone alla milanese. Vado. Eccoci qua. Mamma, che bel profumo. Eccoci qua. Adesso lo infilziamo. Eccoci qua. Adesso sfornato lo giriamo sotto sopra, così il panettone tende ad allungarsi e non a ingobbirsi perché è caldo e bollente. Ovviamente noi lo teniamo almeno 6-7 ore capovolto fino al raffreddamento totale, dopodiché lui è pronto da degustare. Questa volta siamo proprio al termine, finalmente, come tutte le belle cose alla fine, dulcis in fundo, come si vuol dire. Allora, intanto grazie di aver vissuto e condiviso con me questa avventura, questo coinvolgimento di un dolce che io veramente amo in una maniera straordinaria. Certo, il processo sembra che sia chissà cosa, è lungo perché abbiamo subito addirittura dalla nascita del lievito, di come si gestisce nei suoi rinfreschi, come si fanno gli impasti, i tempi di riposo, i tempi di lievitazione. Ci abbiamo messo veramente tanto tempo, ma se tutto questo piace, credetemi, è solo un coinvolgersi nell'emozione. E adesso andiamo a tagliare questo nostro panettone che avete e abbiamo realizzato assieme. Non potete sentirlo, però credetemi, è veramente di un bouquet aromatico che è fantastico, un profumo eccellente. A vista direi che ti invita veramente a degustarlo, perché ha un'alveatura veramente importante, interessante. La distribuzione della frutta sicuramente è molto omogenea, per cui questo è un dettaglio, che la parte aromatica della frutta venga distribuita in maniera uniforme. Come vedete ha una morbidezza incredibile. Meno lo pressate, più resta elegante. Questo è veramente un panettone che a me dà tanta soddisfazione e vi auguro ancora che ne possiate nutrirvi, e adesso non vi resta che degustarlo.
Ti è piaciuta questa lezione? Ah! Allora entra subito in accademia.tv, scegli l'abbonamento che fa per te e registrati nel tempo di un caffè. Allaccia il grembiule, mondo di accademia.tv ti aspetta.